Io veramente sono arrivato a Roma con l'immagine di Roma di Fellini. La gente che mangiava per strada, i cani che abbaiavano, il tram che passava, la gente che cantava per strada, le trattorie aperte, tutti invitavano gli altri, venite qua, insomma, era una cosa meravigliosa. Io immaginavo Roma così. Quando sono arrivato, veramente ingenuo, immaginavo di trovare quella Roma che ho visto nel film di Roma di Fellini. Arrivando qui non ho visto niente, sono andato a Trastevere, al centro storico di Roma, eccetera, eccetera, cercando quell'immagine di Fellini, non l'ho trovata più. Ho detto va bene. O sono nato troppo tardi, quindi ho perso quell'immagine, o la società è cambiata troppo veloce. E credo che la società è cambiata troppo veloce in male, non in bene. Ma in effetti Roma ha ospitato centinaia di migliaia di immigrati provenienti dal Mezzogiorno d'Italia, dal Meridione, che si sono integrati benissimo e come ha accettato il diverso proveniente dal Mezzogiorno d'Italia deve fare un passo avanti nel senso di provare a mettere insieme le diverse culture per una città diversa. Lavoro a Tor Sapienza dagli anni 70 ed ho visto letteralmente nascere questo rione. Questo era un quartiere di classe operaia perché c'era la terza fabbrica più grande di Roma, c'era la Peroni e c'era anche il salumificio Irca Fiorucci, assieme alla Breda, assieme all'Anificio Gatti e alla Farmitalia ed altri. Quindi questa era una zona industriale. La mia vita è cambiata quando sono entrato, ho messo piede a Metropoli, è cambiata perché io prima, come dire, ero tutto schierato con le istituzioni, adesso pure certo sono schierato con le istituzioni, però con un'attenzione anche per gli emarginati, per i poveri, per i senza diritti. La democrazia costa poco se è fatto dal basso e costa tantissimo se invece noi deleghiamo i nostri politici come abbiamo fatto finora. Bisogna che la politica ritorni ai cittadini, quindi anche la proposta culturale, intellettuale e morale deve partire dal basso. Il sistema bancario, anche statale, ha creato la crisi così grave, la crisi così insopportabile, non è sopportabile. Anche la famiglia medio borghese non ce la fa più, figuriamoci di una famiglia che non c'ha nulla, proletaria. Non dico di fare la rivolta, se è anche giusta adesso fare la rivolta, ci vorrebbe la rivolta adesso, però almeno occupare lo spazio che mi serve. A me mi serve poco da questo Stato. Lo Stato non me la dà, io non chiedo troppo dallo Stato, chiedo poco, ma veramente poco. Chiedo veramente quello che è necessario per sopravvivere, manco per vivere, ma nemmeno per divertirsi a vivere. Chiedo soltanto quello per sopravvivere. Cioè un tetto sulla testa. Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città, la città, la città. Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città. Un debito fatto di profitto, un debito fatto di svendita dei diritti di tutti e tutte. Ebbene non smetteremo mai di ribadirlo. Questo è l'inizio di una grande lotta, una lotta permanente, una lotta che oggi non ci vedrà andare via da Roma, ma noi oggi occuperemo Roma, noi oggi metteremo le tende a Roma. Nel mondo questa parola
di Occupy Wall Street, eccetera, eccetera, ha assunto un valore e un immaginario molto alto, no? Noi di tendopoli ne abbiamo fatte veramente tante, no? Ma siamo stati 2 anni fa per 3 mesi sotto l'assessorato alla casa, sotto la neve, al freddo, per riuscire a strappare un risultato importante come 6.000 alloggi popolari. E non eravamo Occupy Roma, no? Eravamo forse gli sfigati della lotta per la casa, perché chi occupa le case, chi non è organizzato sul posto di lavoro non può far altro che scioperare in questo modo, facendo blocchi stradali, occupando spazi, occupando i palazzi del potere quando serve. E io penso che dentro una cornice dove tanti giovani assumono il tema della precarietà alloggiativa e lo declinano dentro la precarietà di vita e parlano di riappropriazione, nel senso che si riprendono la città, le piazze, gli spazi, le case e aiutano coloro che non sono riusciti a pagare il mutuo a riprendere la casa che gli è stata tolta dalla banca. Mettono pratiche di conflitto vero, non simulato dentro la partita. Questo ci aiuta, cioè questo fa fare un salto di qualità a tutti e a tutte. Cioè, è in grado di far uscire anche gli sfigati della lotta per la casa, se sono in grado di saper leggere la situazione che c'è intorno, di giocarsi una partita diversa. Qui ci siamo trovati con un surplus, cioè un'eccedenza di spazio, e per cui si è realizzata una cosa completamente nuova, non tanto per merito nostro, ma soprattutto per merito degli abitanti che adesso ci vivono. Come ho detto, questo posto di qua io l'ho creato con le mani. Se a me mi danno un'altra casa, una villa, a me non mi interessa, perché non l'ho fatto io. Non è il fatto che io lavoravo qua facendo il muro, mia moglie cucinava, i miei figli giocavano, è più bello, capito? Che questo posto tu lo fai diventare bello perché è casa tua. Mano a mano lo stiamo costruendo per fare il meglio, non per noi, sino il meglio per i nostri bambini, che ci sta un futuro per loro. Vorrei casa popolare, più che altro per far crescere meglio Fatima, perché qua è dura, perché una volta si stacca la corrente, una volta si stacca l'acqua, come adesso io sono 4 giorni e sto senza acqua. Non è facile vivere qui dentro così. Ci hanno anche permesso di poter fare la domanda per la residenza, per poter mandare i bambini a scuola, per averci comunque un minimo di assistenza sanitaria, un minimo di cosa, perché senza documenti, senza residenza nessuno ha diritto di niente, sei un numero che gira così per Roma a voto. Di conseguenza ci hanno dato la possibilità di averci la residenza, l'Enel ha messo la sua disponibilità, intanto ci ha messo la luce, ci ha dato quel po' di kilowattaggio, comunque non è... Ecco, ce l'ha data e ce l'ha torta. Metropolis nasce da una ricerca più approfondita, nasce da una necessità di dotarci di uno spazio dove poter realizzare la città meticcia. Mi piace Metropolis perché siamo tante etnie e tutti insieme come una famiglia, capito? Cioè tutti insieme parliamo la stessa lingua, non importa che tu sei marocchino, peruviano, italiano. La convivenza è un dare e avere, è lì che si cresce poi, che mano a mano si mette mattone su mattone. Se gli amministratori fossero meno attenti agli interessi del mattone, del cemento, di coloro che spesso pagano le campagne elettorali dentro questa città, saprebbero cogliere il valore di un'esperienza di questo tipo. Il comune non è che ci mette a abitare
o a Via Prenestina o a Centocelle, comunque cercherebbero di metterci in uno spiazzo in mezzo alle lande, diciamo, in mezzo all'Agropontino. E allora direi, tenetevi la casa, io mi tengo Metropolis, perché ormai qua ho cominciato qua, diciamo, è una cosa che mi sento più mia. Ti metti a chiacchierare, non ti senti sola. Cominciando dal cancello verde, l'ingresso, fino all'altro cancello là. Tutto questo è casa nostra. Non perché stiamo qua che è casa mia, questa è casa mia, no. Tutto Metropoli è casa nostra. Non devi gravare il peso su questa cosa. Allora dobbiamo vedere il click. Dobbiamo alzare un po' questo. Alla fine l'occupazione è una cosa tipo primitiva, nasce come un fatto naturale, cioè ci sta un posto che è vuoto e te lo utilizzi. Un frullino rompe la catena e comincia tutta la storia, con un attimo come se quel frullino fosse un gesto magico, un atto performativo che però crea le case per le persone. Mamma mia, sono matto! Dal primo momento ognuno che sta qua metteva in comune quello che sapeva fare, quindi c'è sta quello di Montenona subito ha cominciato a attaccare i tubi, pure Gaetani, chi attacca l'elettricità. Io comunque studiavo architettura, quindi subito ho cominciato a cercare di mappare questo posto. Perché comunque quando siamo entrati non si sapeva dove stavamo, cioè c'erano delle zone che non conoscevi proprio e siamo riusciti a avere, diciamo, il quadro completo, la mappa completa e quindi abbiamo fatto le prime assegnazioni. Perché all'inizio quando occupi nessuno, non è che c'è la corsa all'oro che apri la porta e tutti saranno a pieno spazio. Si sta tutti più o meno raccolti, tutti insieme e poi si decide in modo assembleare, te prendi questo, te vai qua, vado là. Il cantiere del razzo intanto andava avanti. I piani congiunti di architetti e metropoliziani concordavano sulla necessità di costruire per prima cosa una struttura di tubi innocenti. Sapevamo dove trovarli. Un po' meno chiaro era come li avremmo portati via. La sala delle feste, il laboratorio, lì la palestra e lì dietro c'erano 3 famiglie di equatoregni. Pronto, Ion? Sono Andrea. Senti, allora hai trovato il furgone? Pronto, Maria? No, Nico non mi risponde. Ion mi sembra che ha detto che sta mandando un furgone. Pronto, Paul? Stai arrivando col camion? Senti, dove ci vediamo? Ponte Mammolo. Sono andati? Ah, ok. Va bene, ok, noi stiamo qua sulla strada, aspetta. Conta che siamo a caricare i tubi innocenti e veniamo là. La Silvia sta a cercare ricca. No, io sto su via Palmiro Togliatti, all'altezza di Ponte Mammolo. Mi vedi? Sto proprio sul marciapiede. Sì, la Tiburtina a un certo punto incrocia la Palmiro Togliatti. Oh, a che punto state? Sulla Tiburtina ancora? Materassi? Più avanti Santa Maria del Soccorso. Più avanti e girate per Palmiro Togliatti, io sto proprio qui all'uscita. Morini? Ah, vabbè, fermo là che arrivo. Pronto? Avete preso sta Palmiro Togliatti? E come avete fatto? Io sto qua sulla Togliatti, non mi avete visto? Ma perché sei andato laggiù? T'ho detto a Ponte Mammolo. Ma non c'è nessuno che sa dove sta Ponte Mammolo. Quando torni hai, come posso dire, hai visto la terra circondata dal nero, dallo spazio, la vedi veramente isolata. E quindi quando torni ti sembra molto più fragile di come sei partito, di quando sei partito. Sì.